Pronto? Ciao, ho appena mangiato, sto registrando. Non ci metto molto, sto per finire. Buongiorno a tutti e a tutte. Hai sentito la mia telefonata? Conosci i verbi e le espressioni che ho utilizzato? Se la risposta è sì, passa al prossimo video. Se invece è no, resta con me perché nei prossimi 5 minuti vedremo insieme come esprimere in italiano un'azione che si è appena conclusa, un'azione che è in corso di svolgimento e un'azione che invece si verificherà entro pochi secondi. Non è affatto difficile, quindi partiamo subito col descrivere un'azione che si è appena conclusa, ovvero quello che in italiano chiamiamo il passato recente. In questa frase utilizzo il passato prossimo, quindi abbiamo l'ausiliare avere più il participio passato. Ma in questa frase non è espresso il fatto che ho finito di introdurre l'argomento del video da poco. Se voglio esprimere il fatto di aver concluso l'introduzione della lezione da pochissimo tempo, allora dovrò dire ho appena finito di introdurre l'argomento del video. Quindi il passato recente si forma mettendo la parola appena tra l'ausiliare e il participio passato. Come vi avevo detto, è semplice se conoscete come si forma il passato prossimo in italiano. Se ancora non l'avete studiato, scrivetelo nei commenti e se vedo che c'è un certo interesse posso fare anche un video sul passato prossimo. La stessa struttura la possiamo applicare anche al passato e al futuro. Quando sono uscita di casa aveva appena smesso di piovere. Quando vedrò Anna si sarà appena sposata. Punto numero 2. Come descriviamo un'azione che è in corso di svolgimento. In italiano si chiama presente progressivo e ci permette di descrivere quello che sta accadendo nel momento in cui si parla. Fuori piove e sto registrando una lezione. Come si forma? Abbiamo bisogno del verbo stare più il gerundio del verbo che segue. C'è quindi bisogno di saper coniugare il verbo stare e di formare il verbo al gerundio. E il verbo stare, eccolo qui, io sto, tu stai, lui sta, noi stiamo, voi state, loro stanno. Mentre la formazione del gerundio è piuttosto semplice. Basta aggiungere ANDO, ando, ai verbi in are, quelli del primo gruppo, e endo a quelli in ere e ire e quindi del secondo e del terzo gruppo. Io sto parlando, tu stai vedendo, loro stanno capendo. Anche in questo caso la struttura del presente progressivo può essere utilizzata sia al passato che al futuro. Stavo registrando quando è andata via la luce, tra un mese a quest'ora starò correndo una maratona. Terzo e ultimo punto di questa lezione, il futuro imminente. Come lo indica il nome, il futuro imminente ci serve per esprimere un'azione che è in procinto di svolgersi. Questa lezione sta per terminare. Ancora una volta vedete il verbo stare che in questo caso è seguito dalla preposizione per più l'infinito del verbo che segue. Anche il presente progressivo può essere utilizzato al passato e al futuro. Stavo per uscire di casa quando mi sono ricordata che non avevo preso la patente. Tra una settimana Chiara starà per finire il suo tirocinio. Ho mantenuto la promessa, sono stata nei 5 minuti. Bene, hai appena imparato ben 3 verbi per esprimerti al meglio in italiano. Adesso utilizzali più che puoi per memorizzarli al meglio e sappi che noi italiani li utilizziamo praticamente tutto il tempo. Se il video ti è piaciuto mettimi un like per incoraggiarmi a farne ancora. Buona continuazione e al prossimo episodio. Mica è una serie. Al prossimo video. Eccomi, ho appena finito, stavo salutando, arrivo.